tutti e tutte. Io sono Claudia, per chi non mi conosce, milanese di nascita. Nell'89 ho lasciato l'Italia e ho vissuto da allora in 9 paesi diversi su 5 continenti. Attualmente vivo a Ginevra, da dove vi parlo. E questo è il primo di una serie di video a scadenza totalmente irregolare con i quali vorrei invitarvi a entrare nel mio mondo dei giochi e spiegarvi perché il gioco per me è uno strumento di comunicazione e di formazione importantissimo e mi piacerebbe anche invitarvi a ritrovare un pochettino di quella magia che il gioco regala a tutti noi e vorrei cominciare prendendola un po' alla lontana e invitandovi a ricordare di quei pomeriggi magici di quando eravate bambini e bambine in cui trovavate l'atmosfera perfetta, il gioco perfetto e passavate ore a giocare con i vostri amici, con le vostre amiche senza mai stancarvi e poi magari arrivava il papà dell'amica a fine pomeriggio perché era ora di venire a prenderla oppure la mamma si affacciava alla finestra e vi chiamava se eravate in cortile, che era ora di smettere di giocare e di andare a fare i compiti. E quello era un momento sempre molto molto triste. Ecco, questa magia del gioco, questa felicità completa che il gioco ci regala è qualcosa che molti di noi portano con sé anche nell'età adulta, altri invece fanno un pochino più di fatica a ritrovarla e devono proprio un po' allenarla. Io, come molti immagino, ho continuato a giocare in maniera molto, molto attiva anche durante l'adolescenza e poi nei primissimi anni della mia età adulta. Ricordo delle serate bellissime con gli amici in cui si giocava a risico, si giocava a briscola, a tarocchi, c'era sempre il gioco del momento, no? E ci si sentiva molto felici, molto uniti nella comunanza del divertimento di questi giochi. Succede poi spesso che quando si intraprende un percorso di vita più adulto, diciamo, magari quando si comincia a lavorare oppure se arrivano dei figli, delle figlie, si ha meno tempo per giocare, quindi il gioco viene messo un pochino al margine. Io ho sempre cercato di mantenerlo anche in Sudan e in Angola quando ancora non avevo figli e lavoravo in situazioni molto, molto difficili. Il gioco mi aiutava la sera a scaricare un po' la tensione. Quando poi ho avuto i miei due figli, il gioco è ritornato in maniera molto molto presente nella mia vita e nelle nostre varie case. Quando mi sono trasferita a Bissau, in Guinea-Bissau, con il mio primo bambino, che all'epoca aveva 7 mesi, mi ricordo che ho portato con me un baule enorme, pieno di un sacco di cose, perché Bissau era una capitale piuttosto disastrata e io, giovane mamma, la mia prima esperienza, ero piena d'ansie e quindi in questo baule avevo messo liofilizzati, pappe di tutti i tipi, omogeneizzati, pannolini, medicine, vestitini per la crescita, giochi per tutte le varie fasi che avremmo affrontato perché pianificavamo di stare via parecchio tempo e avevo messo anche un libro che per me è stato fondamentale, che ancora regalo a tutte le mie amiche che hanno quando nascono i loro figli e figlie, che si intitola Il bambino dalla nascita a 6 anni ed è stato scritto da una pedagogista statunitense, Penelope Leach, e che è realmente una Bibbia per crescere i figli. E ricordo che un capitolo di questo libro era dedicato esclusivamente al gioco, cioè Penelope trattava il gioco alla stessa stregua di altre sfere come l'alimentazione, l'igiene, il sonno e tutte queste serie di cose a cui noi genitori ovviamente prestiamo tantissima attenzione. Il capitolo che lei dedicava al gioco si apriva con una semplice frase: giocare è bello. E ecco, secondo me questa frase racchiude una grandissima verità e qualche cosa che si rinnova ogni volta che riusciamo a lasciarci andare al gioco.
Il gioco ha aiutato me e la mia famiglia tantissimo nelle nostre transizioni, come tutte le famiglie espatriate che cambiano contesto regolarmente, abbiamo cercato i nostri punti fissi, i nostri punti di riferimento e il gioco è stato importantissimo per noi. Sul mio blog ho scritto recentemente un post su come il gioco abbia aiutato i nostri figli ad integrarsi nelle loro nuove realtà, a crearsi nuove amicizie. E devo dire che effettivamente senza lo strumento del gioco le transizioni e gli adattamenti che abbiamo vissuto ripetutamente sarebbero stati molto più lenti e probabilmente dolorosi. Recentemente ho potenziato il gioco all'interno della mia vita professionale, qualcosa che ho sempre usato perché ehm, quando mi formavo come formatrice interculturale ricordo che giocare era per me la cosa più bella insieme alle altre persone che partecipavano a queste formazioni e le cose che ancora ricordo con più chiarezza sono quelle che ho appreso giocando. Quindi ho sempre usato il gioco nei miei workshop di formazione interculturale e anche nei miei programmi di coaching. Tant'è che recentemente avevo creato un gioco che racchiudeva un po' tutta la mia esperienza di 30 anni in giro per il mondo e a contatto con nuove culture ed ero pronta per lanciarlo ufficialmente a marzo dello scorso anno, quindi a marzo del 2020. Poi è arrivato il Covid e quindi non si è potuto fare, però mi è rimasto questo desiderio di integrare il gioco sempre di più nella mia, da usare sempre di più come strumento professionale, nella mia vita professionale, insomma. E poi è successa una cosa triste, cioè che mia mamma ha preso il Covid nella sua casa di cura a Milano ed è stata 10 giorni in coma prima di lasciarci e durante quei 10 giorni che io ho trascorso qui bloccata a Ginevra io ho seriamente creduto di impazzire, è stata la prova più dura della mia vita e non sapevo davvero che cosa fare per tenere sotto controllo l'angoscia che questa attesa terribile mi provocava. E ho trovato conforto nel buttarmi nei giochi e nel pensare a come avrei potuto trasformare quello che io volevo fornire in presenza con col gioco che avevo inventato in qualcosa di erogabile online. E quindi in quei 10 giorni, proprio per non pensare, per sospendere, per riposare un po' la mente da questa angoscia continua, mi sono messa a creare tantissimi giochi, a prendere tutti i giochi che ho sempre usato nei miei workshop in presenza e a trasformarli in giochi da poter far fare online. Ed è stato un'esplosione di creatività e mi si è aperto un nuovo mondo, mi si è aperto un mondo di occasioni. Quindi ho cominciato a dare dei webinar nei quali insegno diversi giochi e insegno a come a utilizzarli nelle varie sfere professionali delle persone che li seguono, quindi giochi per coach, giochi per formatori interculturali, giochi per trainer a vari livelli, ma anche per chi vuole semplicemente integrare il gioco in maniera un pochettino più presente nelle proprie vite anche a livello personale. E, mm, e sono molto contenta di questo viaggio che è iniziato recentemente, ma che intendo portare avanti perché, come vi dicevo, sono convintissima del fatto che il gioco sia uno strumento potentissimo nelle nostre vite personali e professionali, e a livello formativo, anche a livello comunicativo. Cerco di spiegarvi in poche parole perché lo considero così importante. Innanzitutto perché il gioco è uno strumento che crea dei mondi nuovi e ci invita ad esplorarli. E in questo processo ci sentiamo più leggeri, ci sentiamo sgravati da tutta una serie di pesi, di responsabilità che ci portiamo dietro nei nostri mondi reali e questa è una cosa di cui forse abbiamo ancora più bisogno in questo momento così difficile.
Il gioco ci permette di comunicare in maniera diversa perché normalmente in un gioco non esistono più le differenze che a volte gravano nella nostra vita reale, non ci sono differenze di classi sociali, di credo politico, religioso, di provenienza, siamo tutti uguali e stiamo tutti giocando allo stesso livello. Il gioco ci permette di liberare la nostra creatività, crea un terreno neutro nel quale possiamo usare la nostra fantasia, usare la nostra creatività, usare la nostra personale ricerca di soluzioni in una maniera non giudicante e quindi anche questo ci permette di forse riavvicinarci un po' a noi stessi e anche sviluppare tutta una serie di capacità, di propensioni che magari non utilizziamo regolarmente nelle nostre giornate, nella nostra vita al di fuori dal gioco. E un'altra ragione per cui amo molto il gioco è perché ci porta a comunicare in maniera molto più leggera e molto più spontanea e quindi ci aiuta anche a creare nuove relazioni. Io lo vedo nei miei webinar, ci sono persone che non si conoscono e che giocando stringono delle relazioni in maniera molto molto naturale, relazioni che poi magari decidono o meno di portare avanti, però ecco diciamo che anche all'interno di un gruppo che deve svilupparsi, il gioco è uno strumento molto molto potente per conoscersi, per avvicinarsi, per comunicare in maniera spontanea e leggera e per creare delle nuove relazioni. Ecco, questi sono alcuni dei motivi per cui adoro il gioco. Poi tanti altri motivi li vedremo man mano. Con questa serie di webinar intendo parlarvi di tante cose, vorrei farvi vedere dei giochi che uso, come li uso e perché li uso, vorrei parlarvi del gioco all'interno del coaching, all'interno della formazione interculturale, dei giochi per il team building, vorrei raccontarvi di alcuni giochi che ho scoperto nel corso delle mie peregrinazioni, di come vengono usati in alcune culture, vorrei parlarvi dei giochi per varie fasce di età e vari contesti, insomma ho tante idee in testa e come vi dicevo all'inizio questo sarà verranno pubblicati in maniera molto irregolare questi video perché il Covid ci costringe anche a degli adattamenti logistici e di privacy diversi da quelli che conoscevamo prima, quindi per me non è sempre semplice ritagliarmi la serenità e la calma e il momento per registrare, ma conto di farlo, spero che vi piaceranno questi video e nel frattempo, mentre aspettate il prossimo, se volete potete andare a vedere un pochettino come lavoro, vedere un pochettino della mia storia sul mio sito claudialandini.it oppure scrivermi a info@claudialandini.it. Mi raccomando, non smettete mai di giocare. Ciao!